Questa è la colorazione di pagina 171 e Chuck. Il comitato che sovrintende la realizzazione di questi filmati informa gli spettatori che durante tutta questa puntata ci saranno rumori di cespugliatori, tagliaerba, persone che entrano nella stanza per chiedere soldi e altro. Ce ne scusiamo anticipatamente. Ci scusiamo anche del fatto che a causa di un problema tecnico soltanto 2 macchine da presa sono state utilizzate e quindi non sarà possibile vedere la fase di mescolazione, di mescolamento, di mescolatura, la fase in cui si preparano i colori sulla tavolozza. Prossimamente però questo aspetto tecnico sarà risolto e migliorato. Vabbè, lo dico, tanto non mi riesce a non dire cose. L'altro giorno sono andato dall'oculista e ho scoperto di avere un glaucoma a entrambi gli occhi e non so cosa sia, nel senso che non sono andato a leggere su Google che cos'è glaucoma, ma c'è un motivo per cui non l'ho fatto. Il motivo è che mio padre era un ottico e io sono cresciuto con questa parola glaucoma che ogni tanto usciva fuori in famiglia ed era una roba spaventosa, cioè mio padre ce la portava in tavola sempre come qualcosa che non doveva succedere, insomma, che uno doveva sperare che non gli capitasse. E chiaramente parliamo di tanti anni fa, quando le cure erano completamente diverse. Però quando l'oculista mi ha detto glaucoma a entrambi gli occhi mi sono proprio caccato sotto perché ho proprio risentito la voce nemmeno la voce di mio padre magari, ho risentito la paura che quella parola mi faceva quando ero ragazzino. Poi vabbè, in realtà l'oculista mi ha tranquillizzato, mi ha detto che insomma
basta che io metta un collirio specifico tutta la vita e le cose insomma non dovrebbero essere troppo drammatiche. Chiaramente mi rode un po' il culo perché diciamo la maggior parte delle cose che amo fare includono l'utilizzo della vista, e anche se mi piace molto la musica, mi piace molto suonare, sono anche un impedito nella musica, e quindi non è che dico vabbè, se divento ciecato mi metto a studiare il piano, intanto stanno tagliando l'erba fuori dalla mia finestra, e quindi insomma non è che posso sperare di trovare un nuovo mezzo d'espressione che mi soddisfi nella musica, perché oggettivamente sono un monco, anche se faccio le canzoni da sempre, cioè mi diverto a suonare, però faccio troppo schifo, capito, per dire. Quindi insomma bisogna che faccia le cure, però anche quando appunto ho avuto questa notizia ho provato ad applicare quella tecnica sulla quale mi sto esercitando da un po' di tempo. Cioè invece di maledire gli dèi perché, insomma, poverino, avevo un'altra malattia, rompicazzo, ho ringraziato per tutto il tempo che ho trascorso senza la malattia e per il fatto che questa malattia mi sia venuta in un periodo in cui è curabile, e per il fatto di avere un ottimo oculista e una moglie amorosa, e anche per avere 61 anni, nel senso che non è che questa roba mi è venuta a 20, alla fine insomma di luce negli occhi me ne è entrata parecchia ormai, e quindi si passa anche questa, insomma. Però è molto figo questo esercizio che non pensavo sarei mai riuscito a fare, di ribaltamento, di accoglienza degli eventi dell'esistenza, no? Dalla rabbia, il risentimento, il rancore, all'idea che la quantità di doni ricevuti supera sempre la quantità di rotture di cazzo. Però mi gira il culo, certo, e ci mancherebbe, ma anche parecchio. Tra l'altro non mi so mettere il collirio, cioè lo devo mettere tutti i giorni forever, e praticamente me lo tiro da tutte le parti, tranne che nell'occhio. Però imparerò, no? Si impara tutto. Questa è la cosa figa di essere dei bipedi umani, che se vogliamo impariamo tutto quanto. Basta mettercisi, avere un po' di determinazione, un po' di disposizione al sacrificio, e si impara anche a mettersi il collirio. È cosa difficilissima. Vabbè, scusate se ho raccontato sti cazzi mia l'altra volta, però è un po' un mio difetto Per accompagnare questa notizia allegra, da sempre. per accompagnare questa notizia allegra, il comitato ha deciso di aggiungere una colonna sonora altrettanto allegra. Stai tranquillo, non faccio niente di male, resto solo come un cane tutto il giorno. Stai tranquillo, no, non mi voglio ammazzare, cioè sì, lo vorrei fare, ma dormendo, ma dormendo. Ma
voci di persone inesistenti mi risuonano tra i denti e mi fanno molto male. Sono voci di fantasmi che mi causano degli spasmi al cervello giù di lì. E poi non trovo la rima manco col cazzo. Mi è venuta molta voglia, moltissima voglia di fare un po' di pittura davvero, molta voglia. E niente, mi devo attrezzare. Perché è troppo tempo che non lo faccio. Voglio proprio andare semplice con l'acquarello, pochi colori, l'acqua, un cencio, la carta, fine. Per vedere se riesco ancora a vedere qualche tono di colore in giro per il mondo. Ho avuto dei periodi in cui riuscivo a vederli, dei periodi in cui non li vedevo più. E quando non li vedo più è abbastanza triste come cosa. Ora secondo me li vedo. Ho questa sensazione mentre vado in giro con la macchina, così che mi guardo intorno, ho la sensazione di essere tornato a vederli. Comunque lo sapremo presto, perché comunque ci voglio andare. Con un po' di follia omicida potrei anche riuscire a fare un video del tentativo di pittura all'aperto. È un po' complicato in termini logistici perché mi devo portare telecamere, cavalletti, però potrebbe anche venire una cosa buffa. E soprattutto sarebbe poi la documentazione sicura di un fallimento. Su questo non ho il minimo dubbio. Non ho il minimo dubbio. E secondo me vedere un bel fallimento è istruttivo. Sì, lo voglio fare. Tutte le volte che ho fatto pittura all'aperto dal vero il risultato è stato sempre lo stesso, cioè una sorta di sbornia straordinaria mentre ci sono, mentre lo faccio, di gioia proprio assoluta per essere lì, per essere nell'aria, nella luce, con la pittura, insomma proprio è roba che fa sta bene quella. E una merda di risultato sempre, sempre. Non ho mai fatto una cosa buona dal vero. Però tutto il lavoro che ho fatto di disegno al vero mi si è sempre riverberato poi nel disegno di fantasia. Cioè tutte le cose che ho guardato facendo disegno al vero sono cose che poi mi sono rimaste negli occhi e che mi sono ricicciate fuori nel momento in cui andavo a fare disegno di invenzione e avevo bisogno di forme o colori eccetera per il mio disegno. Quindi insomma non smetterò mai di dire ai disegnatori, ai giovani disegnatori, quanto è importante fare il disegno al vero, ma proprio per costruirsi questa sorta di database
database, parola orripilante, scusate, comunque di archivio di immagini nella testa. Anche perché date retta, cioè shakespearianamente parlando, ci sono più cose tra cielo e terra di quante possa immaginarne la tua filosofia, cioè non c'è tutta la bellezza di cui avete bisogno per lavorare, per avere ispirazione, ricchezza nel vostro disegno, è tutta fuori di voi, secondo me. Dentro di noi non c'è un cazzo, cioè sono delle robette sostanzialmente inutili, spesso pallose. Io voglio solo uscire da questa baracca, vi prego. Liberatemi, portatemi via da qui. Il comitato che sovrintende la realizzazione di questi filmati si rende conto dell'orrore di questa inquadratura, ma vi assicura che in futuro questi errori non si ripeteranno e tutto migliorerà. Sì, visto qui ho preferito andare sopra al balloon perché se lasciavo lo spazio bianco mi si formava una zona più scura qui nella pennellata a contatto col bianco, quindi sti cazzi, ho preferito razzarlo, andarli sopra e poi rifarò lo spaziettino bianco col Photoshop, preferisco 100.000 volte. Qui continua a girare col trattorino, quindi avete sempre sto rumore. Qui ho fatto in modo di vedere un pochino dei pantaloni di Miller. I pantaloni di Miller sono stati presi a una persona morta che aveva combattuto con i nordisti e aveva in un baule la sua vecchia uniforme e lui insomma adesso quindi indossa parti di questo uniforme, che in questo caso sono i pantaloni blu con la striscia gialla da un lato.
un'altra cosa che forse è utile che vi dica, il fatto che io faccia i vestiti prima non è qualche regola, dipende unicamente dal fatto che per mantenere i toni coerenti per tutta la tavola faccio una specie di lavorazione, come dire, industriale, per cui faccio tutti i toni, tutti i toni, tutti i toni e quindi mi ritrovo insomma a lavorare in quest'ordine, ma non è assolutamente una cosa, non è una qualche regola o altro, assolutamente no. Se tale regola esiste, io non la conosco. Ho sentito un rumore di vespone. C'è un vespone infatti, tacci tua.
bestia enorme. Una bestia enorme. Il re delle spone ha ammazzato, cazzo. Mi cago addosso tutte le volte, oh. Che devo fare? Mi fanno paura, ok? Mi fanno paura perché mi hanno punto e so il dolore lancinante che fanno. E anche il rischio di rimanerci secco.
sono appena accorto che mi sono scordato completamente di fare la texture su questo. Ok. Facciamo la pennarello perché non ho voglia di aspettare che asciughi l'inchiostro del pennino, tanto non se ne accorge nessuno. Ok. Si fanno le ombre. Sta girando, sì. Incredibile. Incredibile. Facciamo un po' di ambientazione di baracca. Muoviamo un pochino il fondale giusto per non farla essere veramente troppo flettone. Vediamo illusione di forme in secondo piano che non ho disegnato perché non mi interessano adesso, voglio soltanto loro. Però dobbiamo comunque lavorarle un po'. Però si passa subito a fare le ombre perché sennò questo lavoro serve anche a poco alla fine. E le ombre si fanno come al solito con l'indaco, cioè col grigio di Payne e questo verde smeraldo mescolati, stando attenti che il verde non sia troppo forte. Però vedete che bel effetto che fa questo verdoide sull'incarnato. E lo fa perché il complementare sostanzialmente, cioè si avvicina al complementare dei toni della pelle. Questa cosa di fare tutte le ombre sostanzialmente con un tono solo non è proprio una roba da bravo pittore, Nel senso, Monet mi prenderebbe a ciaffate nel muso. Però il fatto è che stiamo a fare un fumetto e quindi ci sono delle esigenze di serialità, di ripetizione, eccetera, che non mi permettono di andarmi a prendere ogni singolo tono per ogni ombra, perché se no non ci levo le gambe. Certo, sarebbe bello e sicuramente qualcuno più bravo di me riesce a farlo. Io no. Alla fine possiamo solo fare con quello che il Signore ci ha dato.
delle fasi oggettivamente più fighe del lavoro. Andare a mettere tutte le ombrine. Forse anche la prima volta, se nel frattempo non si è fermato anche stavolta l'iPhone, è la prima volta che riesco a filmarlo per intero, mi sa. Tutte le altre volte la GoPro si era fermata prima. Adesso che uso l'iPhone per filmare il disegno, forse le cose vanno meglio. Scusi signor GoPro se è stato sostituito. Ci vorrà un altro passaggio per le ombre portate più scure, mi sa moltissimo. Quando uscirò da questa scena io sarò molto contento, muy contento. Adesso, come ho fatto nella tavola precedente, servono bottarelle di arancio della luce, però mi sono anche accorto che non ho proprio manco accennato a colorare il bastone magico, che tanto me ne frega un cazzo, lo nascondo e basta, fanculo. L'altra cosa che non ho colorato sono gli occhi di Carmine, che è vero che è malato, però non è che gli posso fare gli occhi bianchi. Ok. Adesso ci servono queste bottarelle di Calor. Andate attenti magari a non fare la ghiozzata fine di mondo. Su lui meno perché è malato. Basta. Colore finito, adesso si fa l'ultimo.
altro ultimo passaggio di scuri, questa tinta grigia neutra, giusto per staccare anche un pochino i piani tra loro, che non fa mai male. Dargli anche un po' di movimentino, un pochino. Queste pennellate un po' volatili, mobili in questo modo hanno anche un effetto che secondo me non è male, ed è quello che un pochino ricordano la luce ballerina della lanterna che illumina la scena. Cioè, facendo queste ombre non precise, secondo me un pochino si rende quell'idea di quando la luce nella stanza si muove e quindi anche le ombre si spostano un po' e fanno vibrare un po' tutto. Senza esagerare, perché sennò poi si diventa tutti scuri scuri. Ok, basta. E la pagina è finita. Ciak in coda. Ora non mi pigliate per il culo, ma devo fare una cosa per forza. Fu allora che Livorno, di punto in bianco, si lanciò in uno sbalorditivo e sconvolgente rituale primitivo.